For me, electro dance is about freedom, movement, creativity, and also the way that it brings others together from different parts of the world. Electro dance is basically my life. It brought a lot of people around the world together, and even here in Lebanon, when I started teaching it, the love grows every day. Y el electro dance para mí es muy importante porque a lo largo de estos 6 años me ha ayudado a desenvolverme muy bien, he conocido personas invaluables. In primis è un modo per stare insieme. Quindi un modo per vedersi, per passare del tempo con gli amici. Sì, esatto. Ok. Secondo me è anche lo strumento migliore che possediamo per manifestare il nostro apprezzamento per questo genere musicale. Pentru mine dansul electro înseamnă exact ceea ce înseamnă un cadou de Crăciun pentru un copil. Το electro dance για μένα είναι μια διέξοδος από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. To dance for me is not only a dance, it's also a culture. ¿Qué es el electrodance para mí? Pues la verdad es que esta pregunta es muy difícil de contestar, ya que el electrodance para mí es muchas cosas. Электродэнс — это очень большая часть моей жизни. В электродэнсе я вижу большие перспективы. Этот стиль меня развивает полноценно. Также его развиваю я, насколько могу. Это то, чем я живу и зарабатываю себе на жизнь. È stato un buon inizio perché mi ha dato sicuramente un punto in più rispetto a molte altre danze dove io comunque non ho trovato il mio feeling ed è una danza che consiglio un po' a tutti perché è molto completa. Para mim, electrodance é vida, cultura, é uma dança onde você expressa grandes movimentos, tá ligado? Cria seus próprios movimentos usando braços e pernas, mano. Миний хувьд электро бүжиг бол зүгээр нэг хобби бол биш, энэ бол миний амьдралын хэм маяг болсон зүйл. Este ca un dar. Este un lucru ce mi-a intrat în viață. Dansul electro m-a schimbat, m-a făcut să devin ceea ce sunt acum. Datorită dansului am învățat să mă exprim mai bine, am învățat să trec peste obstacole și să fiu puternic. L'electrodance για μένα είναι ένα μέσο έκφρασης συναισθημάτων και καταστάσεων. Per me l'electrodance è semplicemente espressione, è un modo di esprimere se stesso. Для меня электродэнс – это путь к успеху, это развитие. И с помощью электродэнса я дарю впечатление своего характера. When I listen to electro music, electro beat just makes me wanna dance. It's a dance that has created unforgettable memories for me and changed my life for the better. Me ha ayudado a conocer otros países, otras ciudades muy importantes. Entonces yo realmente estoy muy agradecido con este movimiento por las oportunidades y puertas que me han abierto. Diciamo che l'electrodance ci ha molto aiutati dal punto di vista dell'imparare a organizzarsi per eventi, esibizioni, sai, farsi le canzoni, tutto quanto, preparare coreografie. El electro es mi forma de vida, es la cosa en la que pienso cuando me levanto y la última cosa en la que pienso cuando me acuesto. Электро бүжгийг бид нэгнтэйгээ өсөлдөж, нэгнийгээ хүндэлж, нэгнийгээ хайрлаж байдаг маш том соёл юм. Che l'electro si possa definire solo come electro, punto e stop. Io conosco gente che per esprimersi canta, chi per esprimersi scrive, chi dà calcio a un pallone, chi gioca a basket, ognuno ha il suo metodo di espressione e io ballo electrodance. Nei 5-7 anni è stato il perno centrale di tutta la nostra adolescenza, esistenza. Dansul mi-a oferit puterea alegerii, puterea creației. Dansul este o altă modalitate de a comunica. Sé que ha sido mi pasado, es mi presente y va a ser mi futuro. El electrodance lo es todo para mí. Electrodancer forever.
In una società sempre più dominata dall'elettronica di consumo, era previsto che un'espressione artistica ed atletica come la danza dovesse un giorno essere trascinata da dei suoni completamente generati da computer. L'electro dance, ovvero la danza elettronica, ne è la dimostrazione più elementare. Al di là della danza, l'electro dance ha avuto il pregio di rendersi un movimento giovanile, con lo scopo di diffondere una nuova espressione di linguaggio del corpo. Oggi ci sono ragazzi in ogni parte del mondo che possono dire di aver vissuto almeno un attimo all'interno di questo movimento e non soltanto averne sentito parlare. Io ho avuto l'onore di essere presente all'esplosione di questa nuova energia e di aver documentato ogni tappa che ho potuto vivere all'interno del movimento stesso. Fare parte dell'electro dance è un viaggio attraverso il quale si balla e si cresce. Qualcuno si starà chiedendo perché ho voluto fare questo video. Un po' è perché ho tanto materiale e la paura di perderlo con il tempo. Mettere tutto insieme per raccontarvi questa storia è come raccogliere l'album fotografico di un'avventura, come questa appunto. Un po' è per mettere a fuoco da dove arriva il movimento electro dance, attraverso le gesta di ragazzi che hanno dato sfogo alle loro emozioni grazie ai movimenti del corpo. Sono fiero di ciò che ho passato e che sto continuando a vivere in questa avventura, sin dal primo giorno. Ed è proprio da lì che partiamo, 24 maggio. Esattamente 5 anni fa ho incontrato gli Electro Dancers. Eravamo io e Stano. Chi è Stano? Potrei semplicemente definirlo il casus belli della mia presenza nel movimento, nonché il primo ballerino a cui ho fatto un video ed il primo compagno di viaggio dei weekend a raduni e tornei. Era un sabato mattina e la prima volta in vita mia che salivo su un treno. Arrivati a Milano, l'obiettivo di giornata era vedere dal vivo gli Electro Dancers. Quel giorno, tutti i ballerini Electro Dance d'Italia si sarebbero trovati in Piazza del Duomo per il grande raduno nazionale, il cosiddetto Electro Meeting. Vedere tutte quelle persone, vedere accenni di coreografie, vedere l'entusiasmo dei ragazzi che quel giorno avevano deciso di spendere la loro giornata per condividere una passione comune, mi ha lasciato grande soddisfazione. Ero ignaro di aver timbrato il biglietto di un viaggio più intenso e vasto di quanto potessi mai immaginare. Si susseguirono altri raduni. Si cercò di coinvolgere gente vicina alla nostra zona per creare un gruppo electro dance e nacquero in poco tempo i Brixatonica, ovvero Ghost, Crystal e Stano, con Anthony che curava il sito web ufficiale, i video ed il resto. Eravamo quelli delle magliette con sopra le aquile il proprio nome d'arte. Tra l'estate del 2008 e la fine dell'anno, i Brixatonica fecero 2 esibizioni, una a Milano ed una a Desenzano del Garda, il giorno del mio 19° compleanno. Quella fu l'ultima esibizione dei Brixatonica tutti assieme. La primavera seguente arrivarono le competizioni e quindi il boom delle squadre electrodance in Italia, che ben presto cominciammo a chiamare Crew. Alla fine del 2007
Quando in Italia i primi futuri ballerini electrodance stavano davanti a YouTube per imparare i passi che avrebbero caratterizzato i loro mesi seguenti, in Francia nacque il Vertifight, il primo campionato interamente dedicato a questa disciplina. L'electrodance in Francia ha visto la luce nel 2004, quando in alcuni locali dei ragazzi hanno cominciato ad inventare dei nuovi passi su musica elettronica, interagendo con le luci colorate che venivano emesse durante la serata. Dai semplici passi agli stili veri e propri il percorso fu abbastanza semplice e nel giro di 2 anni alcuni ballerini iniziarono a mostrare e diffondere il loro stile nei primi raduni parisini, prima di metterlo a disposizione di un pubblico sempre più ampio grazie all'arrivo del fenomeno YouTube, sul quale l'electrodance ha garantito la sua diffusione ed evoluzione per gli anni seguenti. Tornando all'Italia, a settembre del 2008, sull'onda del successo di quell'estate ricca di video e raduni tra Milano, Roma e Torino, venne organizzato il primo Vertifight italiano. L'evento non ebbe mai una reale conclusione. Oltre 100 ragazzi tra i 14 e i 18 anni arrivarono quel giorno per partecipare al campionato e la giornata si concluse con la prima campionessa femminile e decine di primi turni maschili in cui per la prima volta gli electrodancers d'Italia si confrontarono in una battaglia. L'evento non rimarrà ricordato come il primo Vertifight ufficiale. Il movimento electrodance italiano, dopo altri raduni, piazzerà 6 mesi più tardi la storica data di inizio dell'era competitiva. Il Vertifight del 1 marzo 2009, così come tutto quell'anno, segnò per me un cambiamento. Avevo appena terminato la scuola e l'entusiasmo del gruppo Brixatonica iniziava pian piano a diminuire. Tanto che una sera Stano mi disse di non voler più continuare questa avventura. Trovarsi per allenarsi costava, i viaggi iniziavano a pesare ed il feeling tra tutti i componenti del team non era più come una volta. Discorso poi preso e riadattato ai modi ed epoca propria da successivi personaggi. Ma il succo è sempre quello. Se in un gruppo ci si trova genio o vi è un trascinatore stimato da tutti, si troverà sempre un modo per ricominciare. Altrimenti, se manca una delle due cose o entrambe, la partita è destinata a finire presto. Almeno che uno non si trovi qualcosa che lo leghi tantissimo e lo appassioni a ciò che sta facendo. A quel punto uno si adatta, si trova una nuova squadra, nuovi compagni di avventura, nuove persone che possano permetterti di condividere con loro la tua passione. Io però scelsi un po' tutti. Tecnicamente scelsi l'Italia. Grande fortuna la debbo al fatto che quel discorso si fece settimane dopo il primo Vertifight in Italia, perché se il raduno del 24 maggio è il giorno in cui ho incontrato l'electrodance, il Verti del 1 marzo è quello in cui me ne sono totalmente innamorato. Le squadre, ragazzi che insieme preparano coreografie e le utilizzano in competizioni contro altri ballerini, lo spirito di squadra applicato alle battle electrodance, non più una sfida singola ma una partita tra due gruppi, la gioia dei vincitori, la delusione degli sconfitti. Per un appassionato di sport come me vedere questi valori dentro l'electrodance è stato uno spettacolo. Quella sera, per la prima volta, assaggiai il brivido che si prova quando non si vede l'ora di caricare il video della finale su YouTube, la prima di tante. Forse già sentivo che quello di videomaker doveva essere il mio ruolo nel movimento electrodance. Poco dopo ci fu un altro importante evento che passa alla storia come la sera in cui ho visto i primi francesi ballare dal vivo electrodance. Erano JJ e Trixie, era l'electrofeeling a Pistoia e non c'eravamo solo noi. C'erano anche altri personaggi del movimento italiano, insomma, era il pieno apice del boom. Un evento al quale non si poteva mancare in quel periodo era il Vertifight 3. Spock in giuria, primo viaggio da solo e obiettivo principale il suo autografo sulla maglia dei Brixatonica. Egli rappresentò con i suoi video un punto di inizio per moltissimi ballerini, e non solo in Italia. Praticamente lo si può considerare uno dei maggiori contributori alla diffusione dell'electrodance tramite i video sul web. Quel giorno rimasi emozionato nel guardare ballare un certo Ramsès.
Io i francesi non li conoscevo molto bene. Guardavo insieme a Stano qualche video del Vertifight in Francia, ma quando ero io davanti al mio computer mi interessavo solo del movimento in Italia. Non concepivo la tecnica ed il livello, i valori che mi piacevano erano altri. Era soprattutto l'entusiasmo, e quello lo trovavo già in abbondanza qui. Ramses, dopo averlo visto dal vivo, mi è rimasto nella lista dei preferiti. Quella giornata fu un altro campionato team battle. Rivedere le squadre finaliste dell'evento precedente, migliorate e ancora più preparate, fu bellissimo. Fu quasi difficile dover accettare che una delle due dovesse perdere nella semifinale, in cui si ritrovarono faccia a faccia. I vincitori della finale furono i Doc, un dream team fatto da grandi personaggi dell'electro dance. Furono la prima squadra italiana a qualificarsi ad un mondiale, perché ufficialmente l'accesso in quel momento era consentito solo ad una squadra, solo poi se ne aggiunsero altre due. Give me a sign if you love your life. Now it's the time. Io avevo tutti gli ingredienti per non andare al mondiale. Non c'era Stano a seguirmi, non c'era un gruppo della mia zona interessato ad andare insieme a me a vedere una gara di electro dance all'estero e non avevo confidenza con nessuno del movimento, se non qualche scambio di parole su Messenger, sul forum o su YouTube. Verso fine anno fissarono la data, 24 gennaio 2010 a Parigi, la città dove nacque l'electro dance. Nonostante fossi conscio di dovermi fare il viaggio da solo, nonostante fosse inconcepibile che io me ne andassi all'estero da solo in quel periodo, dopo un ultimo raduno a novembre 2009, il 10 gennaio andai al Vertifight 5 a Torino e la sera del 23 gennaio partii in aereo verso Parigi. Non avevo mai viaggiato in aereo in vita mia, per lo più da solo. Fu davvero un'avventura tutta improvvisata e decisa negli ultimi momenti. Grande aiuto me lo diede Matt, uno dei pilastri del movimento electro dance in Italia, una delle persone che rese possibili tante cose per i ragazzi che si erano appassionati a questo ballo. E a lui, che chiesi dove stavano le squadre, fu così che finì ad alloggiare insieme allo staff, al Dream Team Italia e a tutta la ciurma di supporters che si unirono. È proprio grazie a Matt che entrai ufficialmente a far parte dello staff Vertifight Italia, 2 mesi più tardi. Il mondiale mi lanciò nel vero senso della parola. Con quel 24 gennaio iniziai il mio volo nell'universo electro dance, perché dopo quella giornata esagerata partì tutto il processo che mi ha portato fino ad oggi, dall'entrata nello staff a tutti i viaggi in giro per l'Italia e per l'Europa. Inoltre, cominciai ad avere più confidenza con gli electro dancers, imparai a conoscerli e a passarci giornate assieme. A Parigi, io non vidi solamente i migliori ballerini del mondo, ma iniziai a conoscere delle persone per me fondamentali nel proseguo di questo viaggio. La prima avventura azzurra si concluse con un quarto di finale strappato dai Doc, mentre Dream Team Italia e Club Zero, le altre 2 squadre qualificate, uscirono sconfitte agli ottavi di finale, rispettivamente contro una squadra russa ed una francese. Il campionato di marzo 2010 segna la mia entrata nello staff italiano. Da semplice videomaker iniziai ben presto pure io a preoccuparmi di tutti gli altri aspetti organizzativi che il movimento desiderava. Arrivò un'estate ricca di video ed eventi. Arrivò il primo ranking italiano per Electro Dance e con l'inizio della nuova stagione, a settembre, arrivarono nuovi ballerini,
prima di un sensibile cambiamento che si stava silenziosamente insediando tra gli electrodancers. Esattamente con l'arrivo dell'autunno nacque un'implicita convinzione di inserire nell'electro molti, se non tutti gli aspetti che circondavano gli eventi di danza urbana del periodo. I ballerini cominciarono ad ispirarsi ad atleti di diverse danze di strada, i DJ cominciarono a modificare il ritmo della musica ed essa poi modificò i nomi dei DJ, che cambiarono fino ad arrivare a suoni sempre più complicati e lontani dall'elettronica armonia degli inizi. Fu questo il punto principale dei 2 anni successivi, in cui i ballerini cercarono di rendere l'electro dance ciò che volevano o che credevano di volere, per poi in molti casi trovarsi qualcosa che nemmeno loro sapevano spiegarsi. Lo spartiacque è vero e proprio tra un electro dance in cui a crescere erano i ballerini di paesi a ballarla ed un electro dance in cui a crescere divenne il ballo stesso, fu il 3 aprile 2011. Per me rappresenta l'apice di ciò che può dare una cultura come questa. C'erano ragazzi da tutto il mondo che si ritrovarono tutti nella stessa città per condividere una passione. Quasi nessuno conosceva quella città e quasi nessuno si conosceva tra loro, a parte i compagni di team ed i connazionali. Ma nella seconda edizione del Mondiale di Electro Dance divenne naturale trascorrere le nottate prima del grande evento in parchi, nei quali ballare a cerchio in improvvisate sfide. Tutto senza scopo di vittoria o fama, ma con il semplice obiettivo di condividere una cosa in comune. Ben 20 ragazzi italiani parteciparono, pari a 4 squadre rappresentanti la nazionale italiana. 4 gruppi che condivisero un'esperienza di settimane e mesi di allenamento verso quel grande fine settimana, così come fecero altrettante 25 squadre provenienti da una decina di diversi paesi.
Quella giornata si è portata con sé tanto. C'erano concentrati quasi tutti i valori espressi fino a quel momento. Fece sicuramente selezione tra chi decise poi di allontanarsi e chi invece si impegnò per rendere il movimento sempre migliore e con delle basi sulle quali esprimerlo. I mesi successivi furono per me ricchi di tappe. L'electrodance venne richiesta ovunque e quelle cose così lontane come pensare a un ballerino italiano invitato come giudice in un paese estero divennero sempre più vicine e quasi all'ordine del giorno. Nonostante fosse ancora priva di vere scuole e di qualificati maestri, l'electrodance iniziò ad essere ascoltata da un pubblico sempre diverso e sempre più ampio. È stata un'evoluzione molto veloce, forse troppo. Quei ragazzi che ancora teenagers iniziavano a muovere i primi passi stanno adesso diventando adulti. Alcuni di loro si stanno ancora prendendo cura del movimento e saranno questi che riusciranno poi a mettere a questa disciplina di ballo delle basi con le quali far partire le prossime generazioni di electrodancers che seguiranno questa scintilla che in pochi anni è riuscita a raggiungere i punti più remoti del pianeta. Io, oggi, oltre a curare la scena italiana, faccio parte di uno staff di organizzatori internazionali nel quale altri ragazzi esattamente come me si impegnano ogni giorno a diffondere l'electrodance come una cultura di valori quali l'entusiasmo, il divertimento e la gioia di trascorrere giornate in nome di una passione comune. Sono i piccoli passi di un'esplosione che solo ora inizia a calmarsi per poter trovare la giusta strada da percorrere negli anni a venire.
Nell'ambiente dei ballerini si è sempre detto: l'electrodance è il futuro. Sì, è vero, ma non è un futuro che stanno raggiungendo questi ragazzi. Loro questo futuro electro lo stanno bensì creando. Non saranno facilmente ricordati da tutti nel movimento che verrà, non saranno quelli delle imprese competitive da libro dei record, forse nemmeno saranno gli insegnanti di fama mondiale che gireranno il pianeta insegnando l'electrodance ai ragazzi che verranno. Ci saranno altri bizzarri nomi e strane capigliature a vestire d'azzurro per, si spera, alzare una coppa magari proprio su quel palcoscenico dove sono state spezzate gioie e sogni di piccoli ma grandi creatori di questa elettrosa avventura. Chi electrodancer è rimasto e chi lo rimarrà sta già assimilando la convinzione di un compito abbastanza fuori dalle ideologie ed aspirazioni dell'attuale civiltà. Loro stanno allevando il movimento, ancora neonato. C'è chi disegnava cerchi con le braccia su un cubo di una discoteca, chi armonizzava i movimenti poi diventati simbolo cavalcando il fenomeno del web video, chi cercò il denaro, c'è chi riempì le palestre, chi le piazze, chi i locali, chi scriveva il nome sull'aquila o metteva le stelle sul polsino ed indossava le scarpe con la corona, c'è chi provò l'ebbrezza di girare il mondo, chi tentò di mischiarsi ad altre culture, chi imparò per poi insegnare a sua volta a generazioni future, c'è chi si mise in gioco o in mostra, chi prese lo zainetto e camminò da solo, chi aprì la sua pazienza ad un gruppo sempre più ampio o sempre più piccolo, c'è chi approfittò della passione dei più devoti e chi diede tanto per i meno umili, c'è chi scomparì, chi tornò e chi mai veramente se ne andò, e c'è anche chi si prese cura di tutto questo perché così doveva essere. Ognuno fu complementare all'altro, causa ed effetto di qualcosa che stava vedendo luce, proprio come quella luce colorata che il primo electrodancer prese sua per disegnare le emozioni di un mondo decadente e di nostalgia di tre cerchi persi nell'oscurità della notte più lunga. In questi ultimi 5 anni si è parlato di prime, seconde, terze ed altrettante generazioni di ballerini, i quali però fanno tutti indistintamente parte dell'inizio dell'electrodance.
everything I can